Mio padre ci ha bruciato la casa, i fascisti. Siccome mio padre aveva fatto la guerra di Libia, poi la guerra del 15-18, è tornato, perché io sono nativo di Castellone di Suasa, è vero? E è tornato del 18, poi del 20, insomma, era giovane ancora perché era dell'89 e è diventato sindaco praticamente a Castellone di Suasa. Dirò di più che a Castellone di Suasa fecero il monumento ai caduti, vero, della guerra, e venne a inaugurarlo, che era già entrato nel Parlamento, cos'era Balbo, Italo Balbo, Italo Balbo, e mio padre dopo gli offrì per l'inaugurazione di questo monumento il vermouth. E disse, no, dice, è il primo socialista che mi offre il vermouth perché tutti, si vede, non andava simpatia, eh, se erano di parte loro, sì, se no, no. E invece gli ha offerto, e dopo invece pochi giorni arrivarono una squadra qui da Pergola, da San Lorenzo, da Barbara, dei fascisti, e bruciarono 3, 4, 5 case, mi ricordo, e a noi, oltre a bruciare, hanno fregato tutta roba, rubata, la parola più italiana, rubata, perché faceva il macellaio. Il paese era piccolo, ma lui produceva parecchia roba di maiale, suino, salsicce, salami, prosciutto, questa roba qui, e la portava ai negozi a Senigallia con il cavallo, perché allora c'erano i cavalli, perlomeno quell'epoca lì. E quindi io dopo mi hanno detto che piansi perché mi avevano buttato, quando hanno buttato via la roba dalle finestre, quella roba lì, il mio sedione, seggiolone come li chiamavo, è vero? E insomma mi è sempre stato raccontato e quindi mi è rimasto così come del 40 chiamato alle armi in marzo, la guerra ancora da noi non c'era, e in sussistenza a Bologna e, e dopo è scoppiata la guerra dopo qualche mese. Mi ricordo che ero con un certo Marinelli di Pergola, Alessandro, e ci trovavamo in una latteria, è scoppiata questa guerra, mentre sentivamo la gente che faceva festa anche per Bologna, e c'è quelli che piangono e che ridono, no? E, e noi eravamo, poi questo amico mio fu partito subito per dove non lo saprei dire, e quindi fatto dopo tutto fino al giorno che siamo fuggiti, no? L'8 settembre. Io sono stato sempre in sussistenza a Bologna, però dalla sussistenza, siccome dopo pochi giorni che ero militare, si fa il giuramento, no? Al re, e vinsi io la gara dei 200 metri, fece anche 100, e mi diedero 48 ore di permesso. Tornato in sede a Bologna, mi avevano rubato tutto. Io non ci avevo addosso solo il portamonete che mi hanno dato i soldi a casa, il fazzoletto e l'orologio. Basta. Tutto quello che mia madre mi aveva preparato, una bella valigia di roba, tutto quello che in dotazione mi ha dato l'esercito, mi avevano rubato tutto. E io ero disperato perché se io mi volevo soffiare il naso con un altro fazzoletto non ce l'avevo. Ma però ho inteso un altoparlante, il Gabrielli, in fureria. Sono andato in fureria
Dice Gabrielli, io aspettavo la notizia che avessero trovato la roba mia e mi hanno detto vai in commissariato. In commissariato, e cos'è il commissariato? Pensavo alla polizia io. Dice no, militare. Siccome il commissariato militare non è presso i reggimenti o le cose, era al centro di Bologna, via Marsala, mi sembra, o 12 o 20, non mi ricordo preciso, è vero? E io ho fatto 3 anni e mezzo, tutto là dentro, da soldato, poi sono diventato caporal maggiore e poi sottufficiale, ma non per meriti di qualche cosa, è perché stando lì, conoscendo, facendo anche il mio dovere, perché poi ho trovato l'ambiente di ufficiali, sottufficiali che erano l'uno più bravo dell'altro, perché erano tutti impiegati, tutti direttori, c'era anche il direttore della vecchia Romagna Bouton Cognac, che era proprio il tenente mio. Pensa, facciamo le gare a saltare a piedi pari sopra un tavolo. E poi dopo, ti dico l'ultima cosa, di Bologna, la- quando alla notte si è saputo alla mattina circa che l'invasione, perché c'era stato il fatto di Badoglio, tutti, buona parte di là dentro erano bolognesi, gli ufficiali non c'erano e c'eravamo rimasti pochi soldati, poca gente, perché tutti erano scappati così. E noi abbiamo suonato perché c'aveva l'abitazione interna, il colonnello, suonato al portone su, questo è venuto fuori, colonnello Alvergna, tutto un uomo grosso, come lui. E ho fatto così perché, oh Gabrielli, io ero sottufficiale, va bene, sergentino, ma lì c'era soltanto i soldati, è vero. Dico, cosa dobbiamo fare? Perché già avevamo saputo che avevano fatto scempio in certe caserme e ha detto telefonare su al ministero. Va bene, chiamiamo il ministero risponde, dice siete armati? No, e allora fuggite, arrendetevi. Ma noi in ufficio che eravamo armati. Ecco, questa è finita la storia militare, al che io conoscevo degli amici perché avevamo le dattilografe lì, è vero, siamo andati a casa loro perché ci hanno procurato una specie di vestito, che io avevo un vestito che ci andavo 3 volte, mi ricordo, perché se no te vedevano in divisa tutti via alla stazione dentro i vagoni portavano.